Ciao Acherini e Acherini, come state? Allora, stavo vedendo qui, forse vado a scatti? Vediamo, vediamo. Vediamo se vado a scatti. No, ormai il mio dubbio è se vado a scatti. Però può essere che oggi vado a scatti. Vediamo. Sì, un po' vado a scatti. Perché? Allora, fatemi vedere. Sì, un po' vado a scatti. Però potrebbe essere. Un po' troppe cose questo PC. Quindi ha senso che vada a scatti. E magari chiudo un po' di cose, dai. Allora, come va? Come va? Abbiamo tante notizie di cui parlare e se riuscissi a capire tante notizie e quindi io direi di iniziare subito. Quindi, se siete tutti d'accordo. Allora, così forse vanno bene a scatti. Io vi faccio notare che vado a scatti, no? Mi dicono che non devo far notare queste cose, però insomma io lo faccio lo stesso. Quelli bravi. E niente, va un po' a scatti. Sì, va un po' a scatti. È andata così, è andata così. Però insomma, dopo che vi farò vedere delle cose, chiuderò delle cose, quindi... quindi magari riusciremo a non andare più tanto a scatti. Allora, intanto, quindi iniziamo subito. Ah, magari posso fare tipo così, magari andrò a meno a scatti. Chi lo sa, chi lo sa. Allora, la prima notizia è che sicuramente di cui avrete sicuramente sentito parlare, è quella che è stato hackerato Andrea Galeazzi. Andrea Galeazzi, lo sapete, è un noto youtuber, content creator, non so, che parla appunto di recensioni di dispositivi, eccetera. E insomma, gli hanno hackerato l'account. E a quanto pare è molto interessante. Cioè, allora, lui non ha detto tantissimi dettagli, mi sarebbe piaciuto vedere tipo l'email, no? E l'email è un po' anche il dominio, anche se comunque è abbastanza facile che venga chiuso subito, però sarebbe stato interessante. Però insomma, da quello che ho capito è anche questa abbastanza interessante. Praticamente partiamo dall'inizio. A quanto pare ha ricevuto un'email di phishing in cui sembrava, questi email sembrava proprio essere da un brand reale con cui collabora abitualmente, e il messaggio era molto credibile perché parlava di un problema che aveva avuto Galeazzi con i microfoni. Tipo, per esempio, se a me venisse un brand e mi chiedesse: guarda, ti do un computer nuovo, e io direi: va bene, visto che hai sempre problemi che vai come un robottino, no? Praticamente la stessa cosa, solo che a me non lo chiede nessuno perché sono sconosciuto. Vabbè. In cui praticamente gli dicevano di fare una collaborazione per dei microfoni perché nei commenti molti utenti si lamentavano del microfono, della qualità del microfono che aveva avuto Galeazzi nei suoi video, e anche lui si lamentava. E quindi insomma era abbastanza credibile perché proprio era un contesto comunque attuale e molto credibile. Quindi gli era stato mandato un link dove appunto lui doveva loggarsi, credo, accedere a questo link con il suo account e poi verificare questa collaborazione, cioè verificare
che lui era chi diceva di essere, insomma. E qui già, insomma, anche lui lo diceva, insomma, se mi mandi un'email sai già chi sono, no? E quindi qui lo dice appunto quest'articolo, insomma, qui dice appunto che appunto è stata creata questa email perfetta analizzando comunque anche i commenti tramite probabilmente l'intelligenza artificiale, perché comunque ciao Undivided Zero, ciao, stiamo parlando del social engineer contro Galeazzi, ha rischiato di perdere tutto il lavoro della vita. 1.8 milioni di utenti iscritti. Sì, vabbè, insomma, non li avrebbe persi, dai. Comunque, cioè, Google per persone youtuber grandi poi si mette subito all'opera, cioè, ovviamente, perché comunque gli porta soldi pure a lui. Però sì, insomma, è stata molto brutta come vicenda e dicevo praticamente che probabilmente è stata fatta con l'analisi del contesto, è stata fatta con l'intelligenza artificiale perché altrimenti doveva esserci una persona che andava ad analizzare tutti i commenti di Galeazzi, dei video di Galeazzi per capire che c'era il problema del microfono e quindi insomma... altra cosa che il phishing si sta evolvendo o comunque i malware si stanno evolvendo proprio perché c'è l'intelligenza artificiale. Quindi insomma questo attacco di phishing non mirava tanto alla tecnica, che comunque è tecnico, poi vi farò vedere un paio di cose, ma soprattutto a cercare un contesto valido per la vittima. E cosa è successo? Praticamente questo attacco, ecco qui lo dice, questo attacco è stato fatto tramite OAuth, OAuth, non so. OAuth non è l'attacco, come ho letto in alcuni articoli in cui dicevano la tecnica di hacking. No, allora, chiariamo, OAuth non è una tecnica di hacking, è una tecnologia che permette alle applicazioni di scambiarsi informazioni senza che l'utente debba condividere la password. Praticamente è l'accedi con Google, l'accedi con Facebook, no? Per esempio, invece di dare la tua password ad un sito terzo, X, diciamo, Google genera un codice digitale temporaneo, se usate accedi con Google, no? E questo codice praticamente dice al sito X puoi entrare ma solo per fare queste specifiche cose che l'utente ha approvato. Dopo vi faccio anche vedere. Quindi, per esempio, se voi volete utilizzare un sito web che vi fa stampare le foto, le vostre foto, diciamo, tipo un fotolibro, no? Invece di scaricare 100 foto dal vostro cloud o sul vostro computer, dalla vostra macchina fotografica, quello che è, voi che fate? Magari ce le avete già su Google Foto e quindi voi fate importa da Google Foto. Qui si apre una piccola finestrella che vi chiede il permesso di accedere alla vostra libreria di Google Foto come se foste voi. Praticamente vi dice l'app X, sito che stampa foto, diciamo, chiede il permesso di accedere alla tua libreria di foto di Google. E vi viene praticamente una piccola finestrella dove c'è questo, i vostri cosa dovete accettare e quando cliccate su accetta, Google non dà la password, la vostra password a questo sito di stampare le foto, gli dà invece un codice digitale temporaneo e questo può essere usato da quell'applicazione web soltanto per leggere le foto di quell'utente per un certo limite, tipo per le prossime 2 ore, ma può fare solo quello perché è stato configurato per accedere solo alle foto. E quindi poi il sito web
usa questo codice digitale appunto per prendere queste foto da il vostro Google Foto. Insomma, funziona così. Questo è utilizzato per non dare la vostra password ad un sito terzo, perché se no come avrebbe potuto fare il sito terzo per accedere e prendere le vostre foto da un servizio di Google? Ovviamente è con la vostra password, però chiaramente non è sicuro dare la password del vostro account Google ad un'altra applicazione, no? Perché, cioè, chissà che ci fa. Invece così voi avete un codice digitale che dopo un po' scade e non può essere più utilizzato. Quindi che hanno fatto? Con Galeazzi hanno fatto praticamente questo. Gli hanno mandato un link di un'applicazione tipo web dove magari gli chiedeva tipo nome, cognome, robe così, e poi gli chiedeva di accedere con il suo account Google. Questo magari per effettivamente verificare che era lui. Ora non so esattamente l'applicazione cosa chiedeva, però insomma lui ha cliccato autorizza o continua, quello che è, pensando di autenticarsi su una piattaforma di gestione prodotti. In realtà cliccando ha concesso all'hackerino di turno questo codice digitale praticamente, e quindi questo ha superato completamente l'autenticazione, anche l'autenticazione a 2 fattori, che comunque è importante, però in questo caso si sta già autorizzando l'hackerino a prendere accesso al tuo account praticamente. Ovviamente le conseguenze non sono state poche, cioè ovviamente lui gli hanno preso l'account YouTube in cui hanno fatto dirette streaming su Bitcoin, gli hanno cambiato l'email di recupero e le password dell'account Google, modificato il nome del canale, insomma non è stato proprio bellissimo, ecco. Quindi, oltretutto YouTube, rilevando la violazione delle norme, no? Perché comunque gli hackerini avevano caricato contenuti non proprio contro le norme di YouTube, hanno rimosso anche il canale. Cioè, quindi una roba pazzesca. Infatti qui lo dice, arriva quando il sito chiede di verificare il canale YouTube per confermare che sia davvero l'utente. E per farlo c'era appunto questa procedura di login tramite OAuth. Quindi insomma è stato particolare come attacco e si parlava anche delle passkey, no? Le passkey sono praticamente, ho fatto un video su questo, se vi interessa lo potete andare a vedere, dove ho spiegato molto meglio le passkey. Eccole qua, aspettate, queste qui, alla fine le passkey. E praticamente cosa sono? Sono delle chiavette USB o anche il vostro stesso telefono che si collega ad un account e dovete poi confermare voi con diciamo il dito, scansionando il dito o la faccia, robe così, in modo da non usare la password. In questo caso anche la passkey non avrebbe salvato la situazione. Perché? Allora, con un phishing classico, con un phishing classico, cioè senza questa cosa di OAuth, eccetera, le passkey sono molto forti, perché le passkey si legano al sito, all'account con cui tu lo colleghi. Quindi se io lo collego a Google, se la passkey legge Google però con lo 0, cosa molto, cioè si fa per magari rendere simile l'URL di phishing, il link di phishing, quindi per esempio cambi una O con lo 0, o l'altra volta parlavamo anche di altre tecniche, insomma. La passkey non dà accesso, perché appunto vede che il link non è
quello collegato a quando avete appunto collegato la passkey. Invece in questo caso la passkey non sarebbe stata molto d'aiuto probabilmente, perché voi comunque accedete sempre, è come un login, no? Solo che invece di inserire la password voi dovete accettarlo tramite la vostra passkey, che può essere anche semplicemente il vostro telefono, ve l'ho detto, e in quel caso quindi voi accettavate tramite telefono, tramite questa passkey, però alla fine arrivavate sempre ad autorizzare. Se voi alla fine autorizzavate, avevate dato sempre quel codice digitale all'hackerino. Un modo invece per proteggersi è questa protezione programma protezione avanzata di Google, vediamo se lo trovo, in cui praticamente è un po' più scomodo, però sono delle sicurezze in più, perché per accedere al vostro account dovete, su un nuovo dispositivo, non basta un SMS, una notifica come ad esempio l'autenticazione a due fattori, ma dovete inserire una chiavetta fisica o usare la passkey dal vostro telefono. E poi in più blocca gli accessi non autorizzati alle app, perché cosa è successo? Con Galeazzi gli hackerini hanno creato un'applicazione Google. Si può fare tramite alcune cose di Google, potete creare banalmente un'applicazione e poi scrivervi un programmino che utilizza praticamente dei codici che vi dà Google. Però questa viene vista come applicazione terza. Quindi con questa protezione avanzata, se quell'applicazione non è un'applicazione verificata o fidata, non potrà accedere ai vostri dati. Quindi in questo caso Galeazzi, se avesse avuto questa protezione avanzata, anche se avesse dato l'autorizzazione, quell'applicazione non sarebbe stata fidata o verificata e quindi non avrebbe potuto accedere a dati sensibili come ad esempio Gmail o Drive, insomma. Però il problema è che se perdi le chiavi dell'accesso, insomma, richiede insomma dei passaggi manuali da parte di Google, e questo però è anche una protezione, perché in quel caso gli hackerini non possono rubarti l'account facendo finta, per esempio, di aver perso la password, no? Perché richiede proprio dei passaggi manuali da parte di Google, quindi per verificare l'identità. Quindi non è una cosa che voi cliccate ho dimenticato la password e cambiate la password, no, è molto più complesso, quindi sono appunto, è un po' noioso, fastidioso per alcuni versi, perché comunque queste procedure poi sono un po' più lunghe, se volete accedere sono un po' più lunghe, però è una protezione in più. Quindi aiutano insomma nei casi di phishing più avanzati. Quindi per questo, ciao Simone Santeruffo. Per questo, per capire la differenza, ho creato due phishing praticamente. Due phishing. Uno, diciamo, classico, dove praticamente ho creato una pagina finta, vedrete che poi capirete anche che è molto finta, e una invece non ho proprio creato l'applicazione perché mi richiedeva più tempo e non avevo tantissimo tempo, però ho utilizzato una funzionalità, una pagina web di Google che mi permetteva di simulare questo OAuth. Quindi ve lo faccio vedere. Datemi un secondo.
Ecco qua. Ecco qua. Ecco, non si vede benissimo, però io ho il mio magico zoom che non funziona. Ok, aspettate un attimo. Ecco qua il mio magico zoom. Ecco qua. Allora, ho creato questi email molto simile ad un'email, diciamo, cioè questo HTML, cioè questa pagina me la sono fatta creare da, ovviamente, Gemini, perché l'ho fatta ieri, quindi ero un po' anche di fretta, però devo dire, l'ho fatta bene, l'ho fatta bene. E poi io insomma ho sistemato tutto il resto per mandarmi sta dannata email. Insomma avevo alcune cose già configurate, quindi insomma non è stato un po', diciamo, rognoso, ecco, così per mandarmi un'email di phishing da sola. Però insomma, diciamo che ci arriva un'email del genere. Ho cercato di ricreare un po' i punti, insomma, del phishing, quindi per esempio l'oggetto di questa email è attività di accesso insolita per l'account Microsoft, cosa molto comune perché c'è sempre quel senso di urgenza, quel senso di oh mio Dio ti stanno rubando l'account. Poi ho simulato che arrivasse qui da Microsoft, vedete qui, chiaramente, però vedete qui che il dominio è mio. Oh mio Dio, che è successo qui? Ringraziola per correggere il mio linguaggio molto... Esatto, no? Parliamo di phishing, ci vuole l'alert del nigeriano, no? È risaputo che il re nigeriano vuole, ci manda sempre email di phishing. Però tornando qui, vedete qui che ho simulato un'email fittizia, che è sempre un po' il pallino che vi dico, no? Se l'email non corrisponde al mittente, questo è già un punto di un campanello d'allarme. Chiaramente è molto facile anche nascondere l'email. Per esempio qui si potrebbe mettere semplicemente Microsoft. Io non l'ho potuto fare perché per il tempo che avevo ho configurato in modo che ho configurato in un certo modo e quindi non l'ho potuto cambiare perché insomma ho utilizzato Amazon eccetera, quindi insomma era un po' più difficilino, però insomma è giusto per simulare questa cosa. E poi abbiamo l'email qui, se ce la faccio, qui che ci dice appunto da Microsoft: ciao test, ho creato un account di test, ovviamente abbiamo rilevato un tentativo di accesso insolito al tuo account, bla bla bla. Ovviamente ho usato Microsoft perché Google non mi funzionava e quindi ho preferito usarlo questo, così vi faccio vedere un paio di cosette e poi ci dà dei dettagli, insomma, e ci dice verifica l'attività. Ora, cliccando verifica l'attività, è un po' lentino, ve lo dico, ve lo anticipo un pochettino. Ci chiede insomma di autenticarci. Datemi un attimo che devo prendere l'account. Vedete che qui è tutto uguale, però notate l'URL qui. Questo non è quello reale di Microsoft, è cinnamonsec.it. Ovviamente non è difficile simulare, cambiare questo, cioè non è difficile renderlo un po' simile a Microsoft, no? Ne avevamo parlato un'altra volta nelle Cyber News, che vi dicevo degli hackerini che la M di Microsoft l'avevano trasformata come R ed N, così sembrava una M. E quindi niente, faccio login.
E qui vedete che c'è la pagina sempre di Microsoft, ovviamente anche qui il dominio è diverso, che appunto mi manda una notifica. Ora mi chiederà la notifica e mi arriva ovviamente l'autenticazione a 2 fattori sul mio telefono. Io accetto, ho il Face ID, eccetera, e fa l'accesso. Ora non so se funzionerà perché mi ha dato dei problemi ieri. E insomma, qui mi dà un errore perché insomma ho avuto un po' di problemi e non sono riuscita a sistemarlo. Però quello che vi voglio far vedere non è tanto questo, quanto quello che si può rubare. Perché vedete qui io nella mia nel mio terminale, no, sono riuscita a rubare praticamente il token. Vedete qui username test, l'email, il token sono catturati, password non c'è perché ho utilizzato l'autenticazione a 2 fattori. E se faccio scusate, ho sbagliato. Così io ho tutto il cookie. Se io utilizzo questo cookie e lo inserisco all'interno del browser, funzionerà e io posso accedere alle email di, nel mio caso, di questo test 1, 2, 3, insomma. Però questo è come funziona una normale email di phishing. E quindi questo ve lo volevo far vedere perché così siamo riusciti a superare anche l'autenticazione a 2 fattori. Con questo non vi voglio dire non utilizzate l'autenticazione a 2 fattori, è importante utilizzarla perché il phishing più comune non usa queste tecnologie. Cioè sì, le usa, ma quelle molto molto più comuni, diciamo, non le utilizzano, cercano di rubare le password e quindi è sempre una protezione. Però vi voglio far vedere ora cosa è successo invece, secondo me, con Galeazzi. Praticamente questo è uno strumento di Google dove praticamente si può simulare questo OAuth. Vedete qui appunto c'è scritto OAuth. Quindi cosa succede? Quando voi configurate OAuth, in realtà avete diverse cose che ora non vi sto a dire tutto come funziona tutto quanto, magari ci farò un video più in là o magari nel live quando arriveremo a questa tecnologia. Però la cosa che dovete sapere è che ci sono degli scope. Praticamente quello che può fare chi ha questo codice digitale. E gli scope, o quello che si può fare, sono tutti questi praticamente. Vedete, sono un bel po'. E come funziona? Voi scegliete lo scope e poi create un codice digitale. Quindi, per esempio, ora voglio prenderne uno dell'utente, se mi ricordo come si chiama, perché non è che mi ricordo, people, eccolo qua. Ecco, vedete qui per esempio possiamo fare user info email, quindi andiamo a semplicemente leggere l'email dell'utente. Quindi io poi faccio authorize API, vedete qui che mi chiede un account, quindi io prendo questo qui e qui mi dice questa è la simulazione che noi abbiamo creato un'applicazione praticamente, è così che funziona. L'applicazione va a chiedere questo token, questo codice digitale poi a Google, però voi dovete accettarlo. Quindi a voi vi verrà una roba del genere, cioè del tipo questa applicazione, in questo caso Google OAuth Playground, accederà a queste informazioni. Se noi facciamo continua, qui vedete che è stato generato un codice che noi andremo a cambiare e avremo questo codice digitale. Ora con questo codice digitale chi ce l'ha può accedere alla nostra email.
Così funziona. Quindi poi che si fa? Tutto sto ambaradam sta dentro un'applicazione. Questa applicazione prenderà questo access token, che è appunto il codice digitale di cui vi parlavo all'inizio, prenderà questo codice e lo va a e lo utilizzerà per farci cose. In questo caso leggerà solo l'email. Per esempio, in questo caso, se un'applicazione ha il profilo e vuol far vedere la nostra email di Google, questo basta e avanza. Però, ovviamente, io mi sono chiesta, ma com'è possibile che gli hanno... Cioè, allora, per caricare un video ci sono qui degli scope, quindi per esempio lasciamo l'email e poi prendiamo quella di YouTube. No, qui cosa c'è? Ah, vabbè, sono altre cose. Vabbè. E prendiamo quella di YouTube. Per esempio qui vedete che c'è YouTube Upload, quindi questo significa che andremo a fare l'upload o a gestire i video di un certo canale. Quindi anche qui Authorize, qui scegliamo sempre l'account e vediamo qui che dici stai eseguendo nuovamente l'accesso. Ora qui non... ecco, e vedete qui però mi dice gestisci i video di YouTube. Quindi sta roba va letta, cioè chiaramente poi uno magari non gli dà peso, però se avete una roba di questo genere dovete leggere quali permessi state dando all'applicazione. Perché ovviamente se un'applicazione di collaborazione come Galeazzi mi chiede di gestire i video di YouTube, io una domanda me la farei, insomma. Chiaramente non è che si dà la colpa poi, perché poi uno va pure magari abituato anche alle collaborazioni, magari la credibilità dell'email, quindi tante cose e tu manco ci pensi, quindi ci sta, però andrebbe letto. Quindi voi fate continua e anche qui avete il vostro token e questo token di codice digitale, come volete, verrà utilizzato per magari gestire i video, caricare, eliminare, eccetera. Se per esempio, però la cosa... E quindi questo spiega come hanno caricato i video su YouTube. Però poi mi sono chiesta, ma come hanno fatto a cambiargli la password? Perché tra questi permessi non ce n'è uno che dice cambia password. Però ce n'è uno per cambiare l'email di recupero di un account. Ora, non ricordo qual era, lo andiamo a cercare. Anche non mi ricordo dove era. Forse Gmail. Forse una di queste, ora non ricordo precisamente. Per esempio, your email setting. Quindi adesso vi do questa, ora non sono sicurissima che sia questa, però è possibile che sia questa. Che hanno fatto? Loro hanno cambiato l'email di recupero dell'account Gmail e poi hanno fatto, utilizzato la funzione di ho dimenticato la password, così il codice che gli veniva inviato, che Google manda quando poi fate il dimenticato la password, vi arriva nell'email di recupero o nell'email stessa, no? Però anche qui se io seleziono questo e faccio authorize, vediamo come cambia. Anche qui ti dice stai eseguendo di nuovo, sei sicuro, eccetera. Qui, vedete qui, adesso ne ho di più. Adesso mi dice gestire i video di YouTube e visualizzare, modificare o creare impostazioni e filtri email in Gmail. Quindi oltretutto io li devo accettare. Quindi accettando, chiaramente se ne avete tanti secondo me poi diventa pure fastidioso e quindi fate seleziona tutto. Però bisogna stare attenti a sta roba. Quindi facendo continua, io ho dato a chi ha questo codice la possibilità di vedere la mia email, di modificare le impostazioni della mia email e di gestire i video del mio canale relativa appunto a questa email. E quindi per questo, cioè, secondo me è stato questo poi l'attacco, che comunque non è banale, cioè... Prima di tutto, perché, ecco, vi voglio far vedere anche una cosa. Se io torno qui, faccio Authorize API, tu non vedi il phishing come ve l'ho fatto vedere prima, cinnamonsec.it,
ma voi vedete account.google.com e quindi vi fidate, no? Quindi secondo me anche questa è stata un po' la fregatura, diciamo, perché appunto ti fidi di Google. E quindi insomma, niente, vi volevo far vedere la differenza, poi mi interessava anche capire un po' come è successo, no? Perché è interessante. E quindi loro poi che hanno fatto gli hackerini, tutta questa cosa ovviamente l'hanno automatizzata. Mettendo uno scriptino che fa la roba che appena ci clicchi ti prendi questo token, poi con questo token in un attimo tu cambi l'email di recupero e cambi la password e tu puoi automatizzare tutto e quindi per questo è stato poi molto veloce come attacco, cioè il tempo che tu te ne accorgi è già andato. Però insomma è interessante, cioè poverino Galeazzi, però è stato molto interessante come attacco, quindi questo. E quindi insomma per questo non è, cioè in un certo senso non è stata bypassata l'autenticazione a due fattori, perché insomma è l'utente che gli sta dando l'autorizzazione e in più le passkey non sarebbero servite perché appunto è sempre l'utente a dare l'autorizzazione. Quindi per questo sarebbe servito il programma di protezione avanzata di Google, insomma. E quindi questo, insomma, è la notizia, come secondo me è successa. Spero che... Però, insomma, adesso dovrebbe essere tutto sistemato, perché poi, ovviamente, i canali grandi hanno, come diceva Galeazzi stesso, hanno delle persone di riferimento, quindi hanno iniziato subito a sistemare. Allora, però tornerei alle notizie. Ecco qua. Ok, questa la posso chiudere. Adesso chiudo un po' di cose così il mio computer non impazzisce. Qua. Secondo me lo stavano prendendo di mira da molto, oltre che se la sono studiati molto bene sicuramente. Sì, poi vabbè, ovviamente sono attacchi di spear phishing. Lo spear phishing è quell'attacco di phishing però che prende di mira qualcuno. Cioè non è un phishing comune come ci arriva ogni giorno, che ne so, che tipo a me ultimamente mi stanno arrivando un sacco di mail di phishing in cui dicono il tuo pacco ha bisogno di una correzione dell'indirizzo, oppure che ne so, il tuo account è stato bloccato. Non era una roba del genere, era molto mirato, per questo è uno spear phishing, perché appunto è proprio mirato alla persona. Poi ovviamente hanno studiato la situazione, cioè anche se hanno fatto con l'intelligenza artificiale per andare a vedere tutti i commenti, le lamentele del microfono, eccetera, però è una roba molto mirata. Non era smishing o sbaglio io? No, lo smishing è quello che è il phishing che utilizza l'SMS. Cioè ti arriva un SMS che ti dice che il tuo account ha avuto problemi o che è chiuso, eccetera, robe così. Però vi arriva sul telefono. È proprio smishing, proprio perché SMS phishing. Quindi così. Invece il phishing è quello per email. Lo spear phishing è soltanto il phishing ma mirato. Poi ci sono altre variazioni, insomma, però è questa, insomma, la differenza tra smishing e phishing. Poi c'è il vishing, che invece è con le chiamate. Insomma, questo. Però questo era proprio phishing, perché appunto arrivava per email. A quanto ho capito, cioè io ho capito che gli è arrivata un'email, quindi
E insomma questo. E poi altra notizia, che questa è un po' vecchiotta, però insomma ultimamente mi è tornata e quindi volevo smentire questa cosa. Praticamente qui, perché insomma nei social non so se erano cose vecchie o però mi sono apparsi un sacco di persone che dicono sta cosa, ma non è vera. Praticamente alcuni su Instagram e sui social sostengono che dal 16 dicembre, quindi insomma da più di un mesetto, Meta leggerà i vostri messaggi su WhatsApp privati per addestrare l'intelligenza artificiale. Questa cosa non è vera. Non è vera perché cosa succede? Non è che usa i messaggi privati degli utenti, cioè io mando un messaggio a qualcun altro, ma utilizza soltanto i messaggi che vengono mandati all'intelligenza artificiale di Meta, cioè su WhatsApp o sulle altre applicazioni di Meta, Facebook, Instagram, quello che è. Voi, non so se Instagram, non lo so, nemmeno Facebook, WhatsApp so che c'è. Voi potete chattare con l'intelligenza artificiale di Meta, un po' come ChatGPT, però su WhatsApp, per esempio. E ovviamente quei messaggi sono utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale, ma come lo fa OpenAI con ChatGPT? Ovviamente i messaggi che voi scrivete su ChatGPT sono utilizzati per addestrare ulteriormente l'intelligenza artificiale, quindi è tutto uguale. E però girava sta notizia in cui dicevano che messaggi privati saranno utilizzati, no, e insomma, quindi era questa la notizia. Praticamente l'intelligenza artificiale di Meta andrà a utilizzare solo i contenuti pubblici per l'addestramento, ovviamente, di tipo Instagram o Facebook, però soltanto se voi non avete fatto l'opposizione. Ne avevo parlato, credo avevo fatto un post su YouTube in cui dicevo appunto di rimuovere questo consenso se non lo si voleva. Tramite le impostazioni della privacy si poteva tipo togliere la spunta a ora non ricordo benissimo cosa diceva precisamente, però insomma si poteva togliere la spunta al fatto che i contenuti su Facebook o Instagram o quello che è venivano utilizzati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. Contenuti intendo le foto che sono già pubbliche, cioè Facebook sono già pubbliche, cioè se uno viene sul vostro profilo le vede, insomma, quindi sono già pubbliche, quindi utilizzava quello, però potevate rimuovere la possibilità di farlo. La cosa del 16 dicembre, che qui appunto dice che 16 dicembre è iniziata a circolare questa voce del fatto di questi messaggi soltanto perché Meta è obbligata per legge ad avvisare gli utenti con anticipo quando decide di cambiare il modo in cui usa i loro dati. Quindi dal 16 dicembre aveva detto che sarebbero cambiate le regole, quindi se continuavate ad utilizzare l'applicazione dopo quella data, significava che accettavate che i contenuti pubblici venivano usati per addestrare l'intelligenza artificiale. Oh mio Dio, cosa ho fatto? E ovviamente se prima toglievate la possibilità, era come se rifiutavate questa cosa. Quindi insomma c'è stata questa notizia, ve la volevo dire di stare tranquilli, almeno per adesso, non si sa. E quindi insomma secondo me molti utenti hanno scambiato questo aggiornamento che diceva Meta appunto di questa scadenza per insomma una notizia falsa, quindi così.
Però c'è un'altra notizia di Instagram, perché ovviamente ultimamente parliamo un sacco di Instagram e di Meta. E è stata trovata da un ricercatore una vulnerabilità su Instagram da ricercatore di sicurezza che si chiama... Vediamo se lo trovo. Vabbè, non mi ricordo come si chiama, però ci sarà scritto da qualche parte. Ah, questo, Banga. Sì, era tipo Yatin Banga, da qualche parte, ma non mi ricordo. E praticamente cosa è successo? Questo ricercatore ha notato che navigando sulla versione web mobile di Instagram, quindi la pagina web però da telefono, i contenuti di alcuni account privati erano invece visibili liberamente. Cioè, se voi andavate su un sito, su una pagina, su un profilo privato di una persona utilizzando l'applicazione web dal computer, voi non riuscivate a vederli, ma se utilizzavate la pagina web da telefono riuscivate a vederli. Ora vi spiego. Praticamente analizzando un po' il traffico, quello che succedeva, questo ricercatore ha scoperto che inviando una semplice richiesta non autenticata, quindi come una persona insomma che non ha fatto l'autenticazione, no? Quindi che non ha fatto accesso con login e password, riusciva appunto a trovare queste informazioni all'interno però del file HTML, no? Praticamente cosa è successo? Quando voi navigate su un sito, riuscite, il sito non è altro che una pagina HTML. Vedete, HTML è praticamente questo, con questi tag, con queste cose, e grazie a questo voi poi riuscite a vedere una roba più umana. E quindi insomma, quando succede così, quando voi visitate una pagina web, il server, che appunto vi dico sempre che è un computer che sta da qualche parte, risponde appunto con questo HTML. Questo HTML è preso dal vostro browser e viene poi trasformato in modo da vedere questa pagina appunto così bella com'è. Questa non è tanto bella, però avete capito il concetto. E questa pagina HTML che veniva mandata conteneva praticamente un oggetto che conteneva... Ho mal di gola oggi. Che conteneva i link ad un CDN. Praticamente il CDN... Vabbè, aspettate un attimo. Praticamente il CDN, ci sono, che sta per, appunto, come è scritto qui, Content Delivery Network, ne ho parlato ogni tanto. Praticamente ci sono praticamente tanti server messi, diciamo, nel mondo, che servono per fornire contenuto tipo pagine web in modo più veloce ed efficiente. Cosa succede? Praticamente ne parlavamo con Cloudflare, sì. Praticamente se voi state in Italia e non ci sono CDN, dovete chiedere la pagina appunto che volete visitare al server di Instagram, che magari sta in America, e ovviamente è un po' più lento. Se invece ci sono i CDN, magari avete un CDN proprio in Italia, che ha la pagina che voi volete visitare. Quindi se ha la pagina, non dovete chiederlo al server di Instagram, ma lo chiederete, cioè voi lo chiedete in generale, però vi risponderà il CDN e quindi il caricamento della pagina sarà molto più veloce.
perché magari sta in Italia e quindi appunto è più veloce. Praticamente succede così con i CDN. Quindi cosa succedeva? Quando questa pagina veniva richiesta tramite mobile, quindi tramite il telefono, dalla versione web del telefono, a quanto pare il server non verificava magari quello che si chiama autorizzazione, cioè se quell'utente che sta facendo quella richiesta può effettivamente vedere quello che mi sta chiedendo. E quindi quando rispondeva con i link alle foto, però i link che erano salvati in questo CDN. Ciao portabib user. No, non è cache poisoning, perché non c'entra la cache in realtà. Praticamente cosa succedeva? Il server sa dove sono, ha i link di dove il CDN salva le foto, per esempio. Cosa succedeva? Proprio il server metteva nella risposta i link in cui erano salvati queste foto, però nel CDN. Cioè, praticamente, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ah, vediamo, aspettate, se magari c'era qualche foto qui. Ecco, per esempio questa. Ecco. Qui vedete? Che ne so, tipo qui. Ecco, questa qui. Vedete, questa era la risposta. Adesso questa non è proprio la risposta esatta, l'ha un po', il ricercatore l'ha un po' fatta, l'ha un po' cambiata. Però insomma, cosa succedeva? Questo link veniva salvato, veniva inserito dal server all'interno della risposta. E quindi tu poi bastava che andavi in questi link e vedevi la foto, insomma. Quindi non c'entra... Ecco, lo fa vedere. Ah, qui c'è pure un video. Allora. Possiamo vedere sto video. Vediamo, andiamo un po' più avanti. Sì. Ok, usa l'anonimo così da dire che non è autenticato. E dice, ecco, io non posso vedere niente di questo account. Ciao Cyber Doctrina. Che carino. Ok, qui fa vedere. Dice privato. Ecco. Dice, ora non è autenticato. Ok. E dice, se cerco quel Polaris, che è un oggetto dove sono inserite le cose, vedete che ci sono esattamente, vedete quello che vi dicevo, come vi dicevo, qui ci sono questi link, vedete qui c'è CDN Instagram, che è proprio il CDN, insomma. Vediamo, e quindi insomma facciamo vedere questo, quindi che poi navigando quelle pagine tu puoi vedere l'immagine appunto che prima non potevi vedere. Allora, la cosa, però questo non succedeva sempre, succedeva solo quando il server aveva uno stato che era anomalo, cioè tipo per esempio magari doveva caricare velocemente qualche pagina e quindi cioè non era chiaro quando succedeva. Per esempio è tipo quando la mia auto fa un rumore strano solo quando piove, c'è vento da nord e vai a 72 km/h, una roba del genere. Per questo gli sviluppatori di Meta non riuscivano all'inizio a verificare il problema. Però insomma questo ricercatore in realtà l'ha segnalato tramite il programma di bug bounty, no? Di Meta. Il bug bounty, lo sapete, ve ne ho già parlato, è sono
sono piattaforme in cui le aziende aprono i loro programmi web o eccetera, e se trovate qualcosa lo potete segnalare e loro vi pagano. Ovviamente dovete rimanere sempre in quello che vi dice di testare, cioè non potete testare tutto. Per esempio Meta, se vi dice testa solo Instagram, non potete testare Facebook, giusto così. Però insomma questo ricercatore l'ha segnalato e inizialmente Meta ha chiuso, siccome faceva fatica a riprodurre il problema, ve l'ho detto, era una situazione un po' anomala, questo ricercatore però ha insistito, e il problema qual è? Che poi, allora, questo ricercatore l'ha trovato tipo a metà, al 12 ottobre mi pare, una roba così, o metà ottobre, ora non ricordo, e alcuni giorni dopo Meta ha chiuso, ha sistemato la vulnerabilità, però ha dichiarato il bug, questa vulnerabilità, come non applicabile, negando al ricercatore il premio economico che solitamente si dà quando trovi una vulnerabilità, no? Quindi insomma è sempre questa cosa che Meta ha, che non è tanto trasparente con i bug che gli trovano. What are you doing? I'm saying only some cyber news. Just some cyber news. Now we are talking about Instagram e Meta. Sarebbe stato figo se il ricercatore avrebbe creato un'estensione che gli faceva vedere le foto automaticamente. Ma credo che poi l'abbia fatta, perché comunque se vedete qui, cioè credo che abbia fatto una cosa automatica che andava a scaricare le foto, cioè prendeva i link e le scaricava. Solo le foto potevano vedere, non il contenuto della caption. Sì, a quanto pare, a quanto dicono questi articoli, potevano vedere solo le foto. Però la cosa è che potevi vedere le foto di un account che doveva essere privato. Quindi tu vai contro i limiti imposti da Meta, no? E quindi insomma questa è la vulnerabilità. Vi dicevo il problema, diciamo la notizia. Ed è un po' sempre quella mancata trasparenza di Meta di cui vi parlavo anche le volte scorse, in cui quindi insomma Instagram così. E poi andiamo ad un'altra notizia sempre bella, di cui magari anche avete sentito parlare. Un'estensione che appendeva le foto sull'HTML della pagina sarebbe stato meglio che uno script in Python oppure uno script da incollare sulla console. Sì, vabbè. Nel senso, poi alla fine, se sei un ricercatore non vuoi estrarre veramente le informazioni, no? Ti fermi. Cioè, quando vedi che la vulnerabilità l'hai trovata, poi ti fermi. Quindi, insomma, secondo me per questo l'ha fatto. Però, insomma, però sì, cioè se uno poi voleva fare l'estrazione, potevano fare un'estensione. Però in questo caso era un ricercatore che appunto l'ha inserita nel programma di Bug Bounty, quindi voleva essere insomma pagato, ma forse gli è andata un po' male, insomma, con Meta. E poi altra notizia, magari ne avete sentito parlare, praticamente, non so se seguite Report, però c'è stata un'inchiesta di Report in cui veniva detto che appunto 40.000 computer dei magistrati italiani sarebbero spiati di nascosto. Ora, io non voglio entrare nella politica, sapete, quella non è la mia materia. Però praticamente che è successo? Praticamente a un certo punto
si sono accorti la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, che appunto è l'organo del Ministero della Giustizia italiana, che è responsabile insomma della gestione tecnica delle reti, della sicurezza informatica, quello che è appunto degli uffici giudiziari. A un certo punto si sono accorti che i computer dei magistrati, di alcuni uffici dei magistrati della procura di Torino, insomma, non potevano essere visti, cioè risultavano fantasmi nei loro sistemi e non li vedevano. Quindi, insomma, hanno chiesto come mai, e gli è stato detto che i tecnici di questi ministeri, di questi uffici dei magistrati non avevano installato questo benedetto ECM. E quindi ovviamente loro non li vedevano. E poi, insomma, sono state fatte un po' di polemiche su sta cosa, ed è stato chiesto che venisse installato sto ECM. Ora, l'ECM non è un Trojan e non è uno spyware, non è un malware e niente, ma è semplicemente uno strumento di Microsoft che è utilizzato in realtà. Se lo trovo adesso, ok, questo qua. Appunto l'Enterprise Content Management, e praticamente viene utilizzato dalle aziende per centralizzare, per la centralizzazione dei PC, insomma, dei computer. Praticamente se hai tantissimi computer, con questo riesci a gestirli in maniera più semplicemente, ecco. La cosa è che però, cosa è successo? Tramite l'inchiesta di Report si è detto che questo sistema può anche essere utilizzato per spiare i computer. E questo è vero, infatti. Cioè, effettivamente ci sono delle funzionalità in cui tu puoi prendere accesso al computer della persona, e questo lo puoi fare o chiedendo il permesso o senza permesso. Quando puoi dai un'occhiata a questo articolo. Aspetta che me lo segno. Così, aspetta, me lo segno in altri link. Io qui ho tutti i link che mi mandate. Poi li guarderò. Però sì, appena un attimo lo guardo. Insomma, e quindi questo sistema, che in realtà questo sistema era il vecchio SCCM, no? Magari qualcuno lo ricorda, tipo io lo riconosco come SCCM, non avevo collegato che era ECM, è la stessa cosa. Però insomma questo sistema viene utilizzato appunto in questo modo per le grandi aziende, no? Così, per gestire tutti i computer. La cosa è che non è stato installato segretamente nei computer dei magistrati, ma in realtà è stato installato per gestire l'aggiornamento di Windows. Presumo da Windows 10 a Windows 11, perché appunto poi a un certo punto, no, c'è stato appunto si doveva aggiornare a Windows 11 perché non c'era più la manutenzione per Windows 10, insomma, cosa così. E quindi insomma tutti a un certo punto abbiamo dovuto cioè non c'erano più aggiornamenti eccetera eccetera, abbiamo dovuto aggiornare tutti a Windows 11 per appunto mantenerci in sicurezza, e quindi è stato utilizzato per questo. E però poi dopo che è stato aggiornato non l'hanno cancellato, e da lì quindi l'inchiesta. La cosa è che questo strumento in realtà non è usato solo per aggiornare a Windows 11, in realtà è proprio per gestirli. Cioè, se hai altri aggiornamenti, puoi aggiornarli tutti in questo modo, così da avere dei sistemi comunque protetti e in sicurezza. Però sì, puoi fare il controllo remoto, e questo solitamente è utilizzato per, magari se tu hai dei problemi al tuo computer, il tecnico informatico non è che viene da te a casa tua o al tuo ufficio per vedere il tuo computer, perché molte volte gli uffici magari
sono distanti, no? Proprio tipo magari città diverse proprio. Quindi appunto si utilizza il controllo remoto, così il tecnico prende accesso al tuo computer e magari ti sistema il problema. Quindi insomma è una cosa effettivamente utile. La cosa è che però per fare questo controllo remoto bisogna avere dei privilegi di amministratore. I privilegi di amministratore sono i privilegi più alti, insomma, cioè su Windows o comunque su tanti sistemi, anche Linux, eccetera, Mac è quello che è. Voi avete l'utente normale e poi l'utente di amministratore. Potete avere anche altri utenti, però diciamo non vi sto qui a dire tutte le funzionalità di Windows. E diciamo l'utente normale non può fare alcune funzioni che non può utilizzare alcune funzioni che invece può utilizzare l'utente di amministratore, perché appunto è un amministratore. Quindi in teoria un tecnico con privilegi di amministratore potrebbe attivare il controllo remoto su un computer di un magistrato senza che lui se ne accorga, perché non ti viene detto niente, cioè non c'è un alert o qualcosa che ti dice ehi, vedi che ti stanno spiando, ti stanno vedendo che fai, no? Non voglio usare la cosa spiare perché insomma un po' too much, però teoricamente potenzialmente si può fare e ovviamente così andresti a vedere tante informazioni sensibili che in realtà non dovresti vedere. Ora c'è tutta la questione che poi è stata questa situazione è stata archiviata, è stata segnalata al Ministero della Giustizia dai tecnici della Procura di Torino, ma che è stata chiusa, però insomma vedetevi la puntata di Report se volete vedere queste notizie. Però è anche della posizione del Ministero della Giustizia, però insomma la cosa qual è? Ora, il problema non è la tecnologia, secondo me, perché tante aziende lo utilizzano e comunque sono sistemi per centralizzare appunto la gestione. Secondo me, però, ci sono delle problematiche e le problematiche sono i processi. Cioè, se ovviamente tutti hanno accesso a questo sistema, e questo è un problema, però non è il problema dell'ECM. Ciao Violetta. Il problema è che non hai dei processi. Ora, io non so gli uffici della magistratura come sono messi, nel senso, non so i loro processi, non so come funziona, quindi io dico in maniera generica, ecco. Però qual è la cosa? Prima di tutto hai un sistema centrale che ha accesso a tutti i PC dei magistrati, quindi o comunque di tutte le persone, cioè questo è generico, cioè pure, non lo so, se Google, che è gigante, utilizzasse una roba del genere, non credo perché Google che usa Microsoft, dai, no scherzo, vabbè, non lo so, però una grande azienda, no, utilizzasse questo sistema, chiaramente se tu non lo proteggi hai un sistema centrale che può accedere a tutti i computer dei tuoi dipendenti. Se qualcuno prende accesso a questo sistema può prendere tanti dati, quindi se un hackerino prende questo sistema, chiaramente capite che può accedere a tanti dati e può fare anche danni, perché comunque non è, se hai il controllo remoto, non è che leggi soltanto, ma puoi anche modificare e magari fare altre cose. E in più c'è il problema dell'insider threat, cioè quei dipendenti che magari rubano dati ma che stanno all'interno dell'azienda. Oltretutto, cosa che mi sono dimenticata, quando voi fate questo accesso remoto, ovviamente ci sono dei log, cioè un registro dove il sistema scrive tutto quello che succede. Quindi se qualcuno ha fatto accesso remoto al mio PC, da qualche parte sta scritto. Ovviamente, essendo amministratore, tu in teoria lo puoi cancellare. Però capite bene che questo è un problema sempre di processi. Perché se
il dipendente che può fare accesso da remoto ha anche il permesso di cancellare i log, qui stiamo avendo un problema. Perché ci dovrebbe essere una separazione. Chi può leggere e modificare i log e chi può fare l'accesso da remoto. Oltretutto, no? Ci dovrebbe essere un'architettura zero trust, cioè il minimo, la minima fiducia. E questo è molto importante, cioè perché nessun tecnico interno o esterno deve avere una fiducia predefinita. Cioè tu non ti puoi fidare di tutti, cioè non è che io dico che adesso i tecnici sono tutti impazziti, rubano dati, però in cose ad alto rischio, ad alto livello in questo modo, bisognerebbe avere un zero trust, dove praticamente ogni accesso deve essere autorizzato da un sistema di doppia chiave, cioè tu devi avere l'autorizzazione del magistrato più l'autorizzazione di un ente terzo indipendente, che si deve scegliere ovviamente. Così, cioè, tu prima che accedi alla possibilità di fare l'accesso remoto, devi avere 2 autorizzazioni. Cioè, se tu non hai l'autorizzazione, non ci puoi accedere. Cioè, queste cose devono essere protette. Ciao, Pollo Laser Gamers. Ed è questo, secondo me, ora ve l'ho detto, non so la magistratura o queste cose, se utilizzano queste cose, però non è il problema dello strumento, no? Uno può utilizzare tutti gli strumenti che vuole, però se poi non hai dei processi e non proteggi questi strumenti, ovviamente poi potresti avere cose brutte. E ovviamente i sistemi più sensibili della magistratura cioè non lo so in realtà, però molto spesso in Italia non so nel mondo adesso, ci sono molti appalti. Sistemi del genere però non possono essere appaltati a privati perché non sai cosa fanno e queste cose devono essere controllate. Quindi capite, cioè secondo me non è il problema c'è, nel senso effettivamente se non è protetto, ve l'ho detto, è una problematica, ma non solo perché i magistrati potrebbero essere spiati, ma per quello che vi ho detto, no? Dipendenti che rubano informazioni, possibili hackerini che prendono il sistema e quindi insomma ci sono un po' di problematiche che andrebbero sistemate e quindi insomma giusto per anche questo dirvi questa notizia e vediamo insomma come continuerà. E poi ultima notizia, che poi non è una notizia questa, intanto mi apro queste, però insomma ho spesso sentito parlare, poi è super carino questo omino, di Cloudbot, che adesso non so perché, ma l'hanno chiamato Moltbot, anche se il link dice Cloudbot, quindi non lo so. Però molto meglio Moltbot perché Cloudbot non lo sapevo dire, quindi probabilmente lo dico male. Quindi Moltbot è molto più bello, cioè Moltbot è molto più bello. Fanno ridere queste cose. E poi appunto c'è questo omino super carino, guardate che carino che vi saluta pure. Però, insomma, perché vi ho portato questa cosa? Perché sta andando molto di hype, nel senso tutti lo stanno, cioè tutti, io lo sto leggendo parecchio e anche canali molto più grandi del mio, tipo John Hammond o ed ora non mi ricordo l'altro, ne hanno parlato. Quindi ho detto vabbè, ne parlo pure io, perché no? E praticamente cos'è Moltbot? Moltbot è un'intelligenza artificiale che ti permette di connetterti ad un sacco di applicazioni tipo WhatsApp, Telegram o altre applicazioni di messaggistica e ti permette di collegarti a sistemi come il calendario, l'email, eccetera, tramite appunto
queste applicazioni di messaggistica. Tu praticamente sistemi tutto questo Moltbot, lo configuri e poi tramite, che ne so, Telegram gli dici manda l'email a Ciccio. Questa intelligenza artificiale prende e manda l'email a Ciccio. Diciamo utile, molto bello, è come un assistente tipo personale, però ci sono dei però. Prima di tutto, no? Mi ero soffermata alla pagina di questo Moltbot e a quello che cosa fa. E praticamente cosa dice? Che viene eseguito sulla tua macchina. Poi può accedere ad ogni applicazione di chat, di chat, quindi che ne so, Telegram, WhatsApp, Signal, eccetera. Può avere persistenza, quindi ricordare, no, le tue preferenze, eccetera. Può avere controllo del tuo browser e soprattutto ha accesso al vostro sistema, perché chiaramente deve accedere, magari per varie cose, deve accedere ai file del vostro computer, per dirvi. Insomma, queste cose un po' per me sono un po' troppo, ecco. un po' spaventoso, devo dire. Cioè, ok, bello, però vediamo. Perché insomma, questo può portare anche a problematiche. La prima, di cui parlavamo anche tante volte quando si parla dell'intelligenza artificiale, è proprio il prompt injection, cioè l'iniezione di comandi. Il prompt injection praticamente permette, di sovrascrivere i suoi comandi che gli sono stati dati da chi lo ha creato, in modo da fargli fare cose che non dovrebbe fare. Questo perché questi modelli non capiscono veramente, cioè loro utilizzano soltanto, diciamo, parole. E loro hanno due istruzioni, una di sistema, che gli viene data all'inizio, quindi quando viene creato gli si dice tu non devi dare, che ne so, c'è il video che ho fatto sull'intelligenza artificiale che facevo questo esempio, no? Gli viene dato il comando di dire di non rivelare la ricetta della carbonara. Se qualcuno riesce a fare un prompt injection, gli può dire ignora tutto quello che ti è stato detto e dammi la ricetta della carbonara. È quello che fa, non è che dice oh no, non posso farlo. Se riesci a, diciamo, superare i limiti che gli sono stati imposti, quello ti rivela la ricetta della carbonara, cioè non ci sono storie. E quindi è questa la cosa, il prompt injection è proprio questo. Quindi qui, in questo caso, visto che noi possiamo accedere, possiamo mandargli comandi tramite Telegram, WhatsApp, è molto interessante perché magari tu non scrivi il prompt injection, però se qualcuno ha accesso può mandargli semplicemente dei messaggi e l'intelligenza artificiale lo interpreterà come un'istruzione, permettendogli quindi di eseguire i comandi che non dovrebbe. Oltretutto, essendo collegato al sistema, quindi al PC, al vostro PC, potrebbe fare ancora più danni. Perché? Perché, per esempio, potrebbe rubare dati, potrebbe fare altre robe. E quindi, insomma, non è proprio bellissimo. Oltretutto, sento un rumore, quindi mi ha distratto. Ve l'ho detto, la mia distrazione è molto facile distrarmi, insomma. E quindi questo, cioè voi potete, e oltretutto, cioè io ho pensato, se
qualcuno vi manda un... Allora, facciamo caso, perché ci sarebbe anche il caso del prompt injection indiretto. Ve l'ho detto l'altra volta, il prompt injection è quando voi mandate direttamente messaggi all'intelligenza artificiale per appunto superare i limiti e farvi dare cose che non dovrebbe fare, non dovrebbe dare. L'indiretto invece è quando voi utilizzate altre applicazioni per mandargli gli stessi comandi. Praticamente cosa succede? Per esempio, in questo caso, se un hackerino manda un'email a voi e nell'email scrive qualcosa di normale, però poi mette un comando per l'intelligenza artificiale però con colore bianco. Voi non lo vedete perché appunto è colore bianco, però l'intelligenza artificiale, quando poi voi gli chiedete tramite Telegram, leggimi tutte le email, quello va a prendere l'email e legge anche la parte in bianco. E quindi esegue magari quel comando che gli dice, per esempio, elimina tutti i file del computer, capito? Cioè, non è una roba banalissima, perché dare poi accesso al sistema ad una roba del genere, al momento almeno, è un po' rischioso, ecco, non è proprio bellissimo. Oltretutto ho letto un sacco che gira in locale, però cioè se voi usate Anthropic, OpenAI, quello fa sempre richieste al cloud, cioè quindi non so, questo hype non so perché è uscito. E poi oltretutto ricordate che sono intelligenze artificiali, ancora cioè ci stanno lavorando, quindi una cosa molto comune sono le allucinazioni. E in questo caso, se voi date accesso a questo sistema, a questo modello, quello che è, a questa intelligenza artificiale, per esempio di inviare un'email o per esempio di comprarvi una nuova lampada, non lo so, lo collegate su Amazon per esempio, e quello sbaglia perché dà allucinazioni, no? Cioè, cosa significa allucinazioni? Vi dà delle risposte sbagliate. In questo caso, magari vi compra qualcosa che voi non volete. Oppure se gli date l'accesso alla carta di credito, potrebbe magari fare transazioni che voi non gli avete detto niente. Quindi insomma, cioè, non è banalissima questa cosa. E oltretutto, come vi dicevo, se la persistenza, no? Se ha accesso al vostro computer, se un hackerino riesce appunto ad hackerare questa cosa, riesce ad accedere al vostro sistema. Oltretutto, quando voi lo utilizzate, ora non so se c'è qualche immagine qui, forse no. Forse su GitHub. Che poi qui lo dice, vedete? Vedi che stai creando un agente che può fare comandi sul tuo PC, scrivere file, mandare messaggi. Attenzione, dice. Però insomma, quando voi lo installate praticamente, voi avete un portale web dove praticamente avete pure una chat. Questo portale web però ha tutte le credenziali, tipo chiavi per esempio che utilizzate per parlare con OpenAI, no? Quindi il modello che usa ChatGPT, per dire. Chiaramente se usate quei modelli di tipo ChatGPT dovete avere delle chiavi e queste chiavi sono installate nel vostro portale. Se voi date, per esempio, perché in questo portale voi avete anche una chat con il vostro bottino, in questo caso con il vostro Moltbot. Se voi date quel sistema, quella chat a qualcuno, per qualsiasi motivo, cioè qui non si parla solo di io persona, ma si parla anche di aziende che potrebbero utilizzare questo sistema per fare qualcosa, non lo so. Quindi magari se si dà accesso all'applicazione,
potrebbero essere esposte anche le chiavi. Chiaramente non so ora la chat come è fatta, se si può esporre solo la chat, però da quello che ho visto, se qualcuno riesce ad accedere al portale, riesce a prendere tutte quelle chiavi. Inoltre, le chiavi invece per utilizzare per esempio WhatsApp o Gmail, perché anche lì dovete avere delle password, dei codici, qualcosa, se no non si può fare l'iterazione, sono memorizzate in chiaro sul PC. E questo non è proprio bello, perché in chiaro cosa significa? È come praticamente scrivere una password su un post-it, solo che è sul computer, e questo non si fa mai, cioè perché se qualcuno prende accesso al vostro sistema, ovviamente riesce ad accedere a quelle password e sono pure in chiaro, quindi no, e questo non è proprio bello. E poi oltretutto c'è soltanto un utente, cioè quando voi installate questo sistemino, insomma questo sistemino, non so, questo modello, questa roba, c'è solo un utente che ha tutti i privilegi, quindi tipo può accedere alle chiavi che vi dicevo, sul sistema, e anche l'applicazione, da quello che ho visto, il portale ha solo questo utente, quindi potete accedere sia alla chat, sia alle chiavi che utilizzate, a tutto, quindi non c'è una divisione di utenti, cioè tipo un utente che può leggere le impostazioni, uno che può vedere solo la chat o uno che può, cioè no, c'è solo un utente, quindi questo è già male. E poi c'era un'altra notizia riguardo l'esposizione, non so se magari l'avete visto, l'esposizione di questi sistemi. Perché cosa succede? Siccome sono sistemi che voi volete far girare 24 ore su 24, chiaramente non lo potete installare, cioè potete, però sul vostro PC, insomma. Perché se no dovreste lasciare il PC acceso 24 ore su 24, o almeno quando vi serve, no? Perché se no, se è spento quel cosino non gira. Quindi che si fa? Si usano solitamente quelle che sono chiamate VPS. Praticamente le VPS sono come dei computer che non dormono mai. Cioè invece di utilizzare i vostri computer, affittate questi VPS che sono Virtual Private Server, quindi server virtuali, da tipo Amazon o aziende così. E cosa succede? Quando voi utilizzate questi VPS e gli installate qualcosa, il bottino, in questo caso, quello che gli installate, fa delle chiamate per dire io sono qui. Cioè, in questo caso, questo bottino dice sono Moltbot e io sono qui. Questo è utilizzato per dire agli altri dispositivi della stessa rete, perché la rete, diciamo, è come a casa vostra, no? Voi avete tipo il computer, il PC e tutto il resto che appunto sta in una rete. E quindi quando voi usate la VPS e ci installate poi robe, queste robe tra di loro si dicono che ci sono. Anche se non sono, però non si può accedere da fuori a questi sistemi. Per vari motivi, vabbè, poi non vi sto a dire dettagli. E questo dire io sono qui in realtà si chiama MDNS, che è molto utile però nei contesti normali tipo casa vostra, perché solitamente si utilizza quando per esempio si utilizzano stampanti. Questo è utilizzato nei contesti normali, diciamo, quando per esempio si installa che ne so, una stampante o come un Chromecast per esempio, e che sono sistemi che non vi dicono l'IP, cioè l'IP è l'identificativo del sistema, del vostro dispositivo. E quindi cosa succede? Siccome voi non avete l'indirizzo IP,
voi semplicemente scrivete, per esempio, qui in questo caso x.com, però quell'x.local, perché poi siamo in una rete locale, cioè una rete di casa, diciamo, e quindi per esempio utilizzate .local, che vabbè, dettagli. Però se voi scrivete x.local, qualcuno deve dire al browser chi è questo x.local. No, ve l'ho sempre detto. Anche nei siti web, se io scrivo x.com, il browser deve sapere l'indirizzo IP, altrimenti non trova questo x.com. E nel caso normale c'è il DNS, che appunto è la rubrica telefonica di internet. In questi casi c'è questo MDNS che fa la stessa cosa. Praticamente va a vedere l'IP del vostro sistemino, praticamente. Quindi in questo caso, se voi installate Moltbot su questa VPS, questo Moltbot a un certo punto vi dice io sono qui, perché così quando voi andate su, per esempio, moltbot.local, qualcuno deve dire dov'è il suo indirizzo IP, e questo lo fa proprio quando dice io sono qui, cioè io sono qui, in realtà dice il suo IP, così si sa dov'è, insomma, e vi può mostrare il portale delle impostazioni e della chat, insomma, tutte queste cose. E questo funziona se lo fate in casa o negli uffici, però quando è in un VPS, se non ci sono abbastanza controlli, può succedere che questo Moltbot, questa porta, venga vista. E quindi in questo caso, con appunto questo tizio che ha detto in questo modo, sono state trovate 954 istanze di questi Moltbot in giro nel mondo, ma in realtà non è vero, perché in realtà queste, facendo una scansione, chiaramente si vedono questo ciao, sono Moltbot e sono qui. Cioè tu vedi questo, vedete qui c'è appunto Cloudbot, che è lo stesso, ve l'ho detto, però è una richiesta MDNS, vedete qui. Quindi poi si è fatta, quindi cioè non sono veramente esposte, ma è soltanto questo io sono qui e questo qui. In realtà poi facendo un'analisi più approfondita è stato trovato che in realtà questo è più piccolino, aspettate, le istanze veramente esposte erano 12, perché si è andato a vedere proprio si sono fatte analisi più approfondite sulle pagine che venivano utilizzate. Quindi insomma è un problema, perché anche qui ci sono comunque 12 persone che hanno esposto questo sistema, che potrebbe comunque contenere dati sensibili, ve l'ho detto, però non sono 900, ecco, insomma. E quindi insomma questa altra notizia che inizialmente insomma era stata un po' male interpretata, ecco. Sì, no, loro hanno usato questo Shodan per fare una scansione. In questo caso penso che avranno visto solo la porta, e quindi chiaramente se tu vedi solo la porta hai queste richieste MDNS, perché presumo questo sia la porta utilizzata per questo bottino, insomma. Poi facendo un'analisi più approfondita loro hanno visto, qui hanno visto che il titolo della pagina web fosse Cloudbot Control, che è appunto il titolo della pagina. Quindi per esempio se andate su Shodan vedete che la pagina magari è Shodan, robe così, e poi se andate a vedere questo hash, che è praticamente è l'hash che identifica il favicon. Il favicon non è altro che tipo un'immaginina, quell'immaginina che vedete è qui, tipo questa qui che vedete qui.
E ovviamente queste immagini hanno una specie di identificativo che si chiama hash, e loro hanno visto che evidentemente l'hash era quello, e tramite questa analisi hanno visto che non erano 900 ma 12. E chiaramente, avendo questo, poi voi potete tranquillamente andare su queste IP e accedere a questi dati, capito? E questo succede perché chiaramente non hanno protetto con un firewall. Insomma, il firewall è la tecnologia, no, che si mette in mezzo e vi protegge. E quindi non vi sto dicendo di farlo, non ci andate chiaramente, però si può fare, ecco. E insomma, queste erano le notizie. E vi la lascio così, vi lascio l'omino piccolino carino che vi saluta. E niente, queste erano le notizie. Non so se io sono stata abbastanza robotica oggi. Vedrò, vedrò poi la live, cioè riguarderò e vediamo. Chiaramente, se non l'avete visti, andate a vedere i video. Ovviamente ho fatto un video sull'intelligenza artificiale un po' di tempo fa, e quindi se siete interessate andate a vederlo. Ve lo faccio vedere subito da qualche parte, questo qui, in cui appunto vedete mettevo pure i robottini. E ovviamente ho parlato anche delle varie tipologie di phishing, quindi vishing, smishing, e phishing all'inizio, ok, phishing, smishing, vishing. E ovviamente anche le passkey, e chiaramente guardateveli tutti se volete. Però insomma, sì, questo, e come sapete faccio video e live per divulgare anche questi temi, e infatti ci tenevo particolarmente a farvi anche la spiegazione di quello che è successo con il phishing di Galeazzi, perché è particolare e quindi ci tenevo molto a farvelo vedere. Ciao Ale Maggio, wow, comunque veramente brava a spiegare. Io sono uno studente universitario di informatica che sta frequentando il secondo anno e quindi sono abbastanza appassionato. Ah, bene, grazie. Però insomma, bello. Mi piace un sacco quando mi dite che siete studenti, così ritorno tipo studente anch'io un po'. Però insomma, grazie. E niente, tutto qui, vi ho detto le notizie. E niente, ci vediamo lunedì, probabilmente. E buona serata, ciao!